Ecco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo qua io, Samuel, Pura con Luca Luca. Fezzigna e benvenuti alla Vitamina del martedì. E siamo contenti di essere qua. Eravamo adesso 2 minuti a discutere di cosa possiamo parlare e abbiamo scelto un tema Un bel tema. abbastanza vasto, importante, chiaro, ingloba un po' tutto ed è il mercato immobiliare qua in Ticino. Nel Ticino. Soprattutto nel Locarnese, dove noi siamo Sì. un po' più specializzati. Esatto. Vuoi magari raccontare un po' perché siamo arrivati a pensare, parliamo del mercato immobiliare? Siamo arrivati facendo un piccolo brainstorming perché abbiamo trattato così tanti argomenti in queste vitamine finora che è quasi difficile non ripetersi, però effettivamente nell'ambito immobiliare c'è sempre tanto e qualcosa di nuovo da dire. Sì. Diciamo che siamo arrivati a questo topic quest'oggi perché appunto ieri sono stato a una convention, una sorta di meet and greet per essere più precisi, ideato da New Home, questa piattaforma con cui noi ci stiamo trovando molto bene, abbiamo iniziato a utilizzare già da un po'. Che tra l'altro andate a vedere l'intervista che ho fatto a Fiorenzo Comini. Sì, è uscita settimana scorsa o 2 settimane fa, comunque Esatto. la trovate sul nostro canale YouTube. E dunque là, parlando con molti esperti e colleghi del Luganese, parlavamo della differenza che c'è nell'ambito della frenesia del mercato immobiliare, perché molti di loro hanno lavorato in Italia, Sì. quindi in città come Milano, dove mi raccontavano che il mercato immobiliare è molto più frenetico. Ecco, dunque facciamo magari un po' più un paragone tra Un mercati paragone, oggi. sì, su che differenza c'è appunto tra un mercato come quello di una metropoli come Milano e quello come di una città come Lugano o come il Locarnese in generale. Sì. Quindi, diciamo, siamo arrivati a questo spunto di riflessione da queste esperienze. Sì, sì, che poi anche se vai a Zurigo o altre città, Lucerna, hanno anche un mercato immobiliare più acceso, più vibrante. Sì. Poi chiaro ci saranno i casi un po' più eccezionali, mentre da noi è quasi un po' invertita la cosa. Sì. Soprattutto nel Locarnese, è chiaro, Luganese è un po' Lugano è già una città un po' più grande, ha già un mercato un po' suo, no? Dunque noi probabilmente per loro siamo un po' campagna, no? Nel Locarnese, anche se siamo in tanti ed è un mercato vivo, ci sono tante vendite, ci sono tante agenzie immobiliari, però è vero che non è Milano, non è Zurigo. Sì. E quindi i tempi di vendita sono diversi. Sì, noi abbiamo un mercato abbastanza lento in confronto, infatti è uno dei shock quando magari hai uno svizzero tedesco che ti viene e dice voglio che vendi la mia casa e gli dici guarda, non è che voglio adesso, però ti devo far abbassare un po' le aspettative che c'hai, sì, perché è chiaro, quando hai comprato hai pensato vabbè, io sono arrivato, l'ho visto, l'ho comprato, adesso mi aspetto che succeda la stessa cosa, succederà ma non nell'immediato. Sì. Potrebbe succedere, però in realtà qua da noi le case, gli appartamenti in generale rimangono sul mercato molto più a lungo. Sì, diciamo che hanno un periodo di gestazione sul mercato di almeno 3 mesi. Sì. Da quando lo immettiamo sul mercato, almeno 3 mesi. Poi ci sono stati dei casi, anche noi abbiamo avuto dei casi in cui si vende molto prima. Però ecco, facendo una statistica... Allora, 3 almeno mesi per entrare nel per mercato. entrare nel mercato, esatto. Poi sì. dai 3 a 6 mesi più o meno capisci se sei nel price range giusto. Sì. Però ecco, in questi dei 3 ai 6 mesi capisci se è giusto. Sì, è buono se riesci a venderlo, però ti dico, se vendi in 3-6 mesi qua è una vendita abbastanza veloce. È una vendita abbastanza veloce, perché abbiamo oggetti che rimangono sul mercato per anni. Anche anni. Nonostante il prezzo sia giusto, l'appartamento, l'oggetto di per sé è un ottimo bellissimo oggetto, attico, ottima bellissimo posizione. appartamento, vista, secondaria, posizione. Non è un mercato. Allora, durante il Covid era un'altra cosa. Io, infatti, mi aspettavo che sarebbe stato un po' una mazzata, no? I primi mesi, qua, sai, chissà come andrà. Invece hanno Case di riaperto. vacanze, invece. Case di vacanze sono andate subito. Ogni buco è stato venduto a Locarno, Ascona. Minusio, poi dopo non so il resto del Ticino, ma presumo anche di sì, abbiamo avuto un boom di vendite, mentre il primario era un po' sceso, no? E adesso invece è tornato un po' più alla normalità. Sì. Dunque queste persone con cui hai parlato ieri sera hanno parlato un po' del shock. Sì, hanno avuto uno shock perché venendo da un mercato appunto così frenetico,
trasferendosi poi in una città come Lugano, comunque con alte aspettative, perché di per sé chi viene dall'Italia o comunque da Milano, da città del nord Italia, della Lombardia, si aspetta quel qualcosina in più nel venire in Svizzera, però dipende dagli ambiti alla fine, perché nell'ambito immobiliare in questo caso c'è questa differenza che qui si compra con un po' più di lentezza, di precauzione, così come si vende. Abbiamo anche molto meno proprietari rispetto a persone che sono in affitto, cioè molti Sì. più rispetto all'Italia. L'Italia, la maggior parte delle persone sono proprietari della propria casa. Sì. Qua invece in Ticino, ma come tutta la Svizzera, cosa non mi ricordo cos'era, il 60%, o no, penso il 40% è proprietario, il resto affitta. Sì. Mentre in Italia l'80% è il proprietario, perché è radicato nella cultura italiana l'acquistare. Sì, come una d'altronde casa però di anche in proprietà. Germania, in Francia, in Spagna e qua in Svizzera che abbiamo questa cultura diversa. Sì. Strano perché poi siamo in mezzo, Siamo in mezzo a tutto. accerchiati da Ma tutti. forse qua il fatto di avere delle residenze di vacanza forse rende questo aspetto un po' più complicato, non saprei perché. Allora, non so perché le percentuali sono così diverse. Siamo un po' più conservativi, siamo un po' meno avversi al rischio, può essere come svizzeri, dunque ci piace un po' più avere sicurezza, l'affitto, sai, uno affitta, può accumulare riserve, comprare, sono anche prezzi molto alti rispetto all'estero, no? Ma guarda, abbiamo affrontato questo discorso anche al corso della SVIT che abbiamo fatto ed è un dato di fatto. Poi ci sono molti motivi per cui si pensa possa essere, e alla fine tutto quanto nel calderone si dice la cultura. È così. È la nostra cultura. È la cultura. Poi è anche vero che qua da noi, dunque, poi per quanto riguarda le proprietà inquilini, no? Proprietari inquilini, invece per quanto riguarda la lentezza o la velocità del mercato, qua da noi è vero che è un mercato degli acquirenti, perché ce ne sono meno, abbiamo più oggetti in vendita, abbiamo molte costruzioni nuove, sono stabili che sorgono ogni anno qua. Sì, noi vediamo nella nostra zona del Locarnese ci sono modini ovunque. Esatto, dunque c'è tanta crescita, tanto sviluppo, stanno costruendo tantissimo e la gente in generale, maggior parte delle persone, non dico tutti, preferiscono il nuovo. Dunque gli oggetti che sono un po' più vetusti hanno meno attenzione, ricevono meno attenzione. Perché c'è una tanta offerta del nuovo, anche a dei prezzi molto competitivi. Sì, Dunque questo è vero, però secondo me si ritornerà anche un giorno ad avere l'interesse per qualcosa di un po' più vetusto, magari con l'intenzione di rinnovare. Sì, e come, ma ci sono, avviene che facciamo vendite di queste case, però è un po' quello che dicevamo anche, sai, diciamo ai svizzeri tedeschi, ma diciamo anche ai nostri cari amici e famiglia ticinese, che bisogna abbassare un po' le aspettative. Sai, di una vetustà non possiamo uscire con un prezzo uguale al metro quadrato, simile, come se fosse nuovo. Sì. Dunque si arriva a vendere il vecchio quando si scende col prezzo. E poi è il mercato che decide. Più segno di così che rimani fuori un anno e mezzo, 2 anni, non vendi, c'è bisogno di un cambiamento, perché è il mercato che decide. Globalmente è così, per quanto riguarda il mercato ticinese. Sì, esatto. Si tende a valutare di per sé da proprietario la propria casa sempre un po' di più di quello che magari è il mercato. Verissimo. Quello che sono le leggi del mercato. In questo caso anche affidarsi a un'agenzia immobiliare è utile per capire esattamente qual è il prezzo giusto da mettere sul mercato, però sì, sostanzialmente. Sì, penso che volevo dire, magari adesso dopo mi correggi l'italiano. Metti bip. No, che dicevo appunto che è il mercato che decide nell'astratto, però poi dopo caso per caso è chiaro che hai bisogno di qualcuno che si innamora della casa, hai bisogno del venditore che poi accetta di scendere, poi dopo ci si trova. Sono tante stelle che si allineano. Sì, è il mercato, ma sono le persone. Vabbè, io mi sono perso poi nel mio. No, ma è così, alla fine una vendita non è così semplice come... Ecco, forse è questo che cambia dal mercato, prendiamo il caso quello lombardo, quello milanese, che qui si compra molto di più con l'empatia, con l'innamoramento, con la passione, con la voglia di trasferirsi da un posto all'altro,
Abbiamo avuto vari casi di persone che volevano trasferirsi magari dalla Svizzera interna in un determinato paese, Brissago, come Brione sopra Minusio, come Ascona, e non volevano sentire altri paesi, quindi quello. Quindi magari qui c'è più questa propensione di scegliere in maniera ponderata dove andare, quanto spendere, più che in una maniera più milanese, che si compra, si rivende in maniera più frenetica, più ponderata e più indirizzata a un investimento o a un lucro. Ok. Questo potrebbe essere, mi è venuto in mente adesso, potrebbe Non ho, essere una non ho delle... esperienza nel mercato immobiliare Fateci sapere nei lombardo. commenti se avete idea Ecco. di come questa differenza di mercati funziona, se avete esperienza. Oppure vai, ti tuffi per 2 anni, torni, ci fai sapere. Ci vediamo fra Qual 2 è la anni. differenza? Vediamo. Sì, comunque sì, il mercato immobiliare ticinese è molto interessante, si muove, c'è tanto movimento, tanto interesse, è acceso e vivo, però sono altri tempi rispetto ai nostri fratelli in Italia. Giusto. E fratelli nella Svizzera tedesca. Noi ci piacciamo così, siamo unici nel nostro genere, abbiamo un Ticino bellissimo, Assolutamente. montagne, laghi, fiumi, proprio una ricchezza culturale fantastica, la lingua, la poesia, Il clima, clima, tutto perfetto. mamma mia. Tutto perfetto, direi. Cosa vuoi di più? Beh, io mi ritengo molto fortunato di fare questo lavoro qui in Ticino. Certo che lo visiti il Ticino. Perché si ha la possibilità di visitare quei posti che magari non ci capiti molto spesso, no? E in più è anche modo di parlare con tante persone di vari posti. L'ho sempre detto, a me piace tanto il lavoro perché metà del tempo posso essere introverso in ufficio e metà del tempo Esatto. estroverso fuori. Quando si scarica la batteria dell'essere estroverso, poi ti puoi chiudere in ufficio e mandare email al buio da solo. Esatto, io mi ricarico, introverso Ecco. mi ricarico in ufficio da solo. Esatto. Ecco. Grazie che vi siete sintonizzati E alla prossima. e alla prossima. Ciao. Ciao.